Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, video diviso in due parti, lo sapete, ve lo dico già. Prima parte i notizioni, seconda parte vi spiego i notizioni. Quindi ascoltate il video fino alla fine. Allora, primo notizione di oggi. Io ve l'avevo già detto, tra più di un anno che ve lo dicevo. E poi questi cosa hanno fatto? Da novembre del 2024, quindi da novembre dell'anno scorso, c'è una novità che riguarda la NASPI e la Discol. Come vi ho detto, ve l'avevo già accennato da più di un anno e alla fine il governo è arrivato a mettere le mani anche sulla NASPI e sulla Discol. Perché? Perché scatta automaticamente l'iscrizione al SISL. Secondo notizione di oggi, parliamo un pochino di invalidità civile. Voi lo sapete, io di pensioni e invalidità non è il mio campo, non ci capisco quasi niente, non mi sono mai interessato, quindi non è che non ne parlo quasi mai. Però, in questo caso, invalidità civile perché attivo un nuovo servizio che serve all'allegazione, cioè quindi serve per allegare della documentazione sanitaria che riguarda il servizio, che riguarda proprio questo servizio per i medici certificatori e patronati per la documentazione sanitaria invalidità civile. E poi per ultimo vediamo anche un attimino i carichi di cura. Bene, seconda parte del video, quindi ripartiamo dall'inizio e vediamo un attimino che cosa sta succedendo alla NASPI e alla Discol. Perché? Perché alla fine il governo gira e tuira, come si dice dalle mie parti, gira e tuira, alla fine ci ha messo le mani anche là dentro. Una cosa che funzionava bene senza problemi, alla fine sono riusciti, secondo me, a, diciamo, incasinarla. Incasinarla per modo di dire, comunque secondo me è un paccioccone. Allora, grande novità del Ministero del Lavoro. Novità. A partire da novembre del 2024, tutti quelli che hanno avuto la domanda di NASPI e di Discol accolta, attenzione, accolta, e ricevono il primo pagamento, cosa gli succede a queste persone? Succede che vengono iscritti automaticamente alla piattaforma del SISL. Questo SISL, più o meno già lo conosciamo, viene gestito dall'INPS e in teoria servirebbe per favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di formazione e di lavoro. Servirebbe. Alla piattaforma possono accedere anche tutti gli enti formativi, le imprese, le agenzie per il lavoro, che ovviamente sono alla ricerca di personale. E all'interno possono anche inserire degli annunci di lavoro. Poi hanno detto che da dicembre del 2024 il sito internet del SISL è stato poi aperto a tutti i cittadini, sia italiani che stranieri, non è che indistintamente, basta raccattare. E quindi in pratica cosa succede? Che lì dentro possono caricare tutti quanti il proprio curriculum e loro dicono manifestare il proprio interesse a svolgere un'attività lavorativa o formativa. Questo obiettivo di questa manovra, di questo cambiamento, è stato fatto in modo che anche i beneficiari della disoccupazione NASPI e Discol possano avere maggiori possibilità di essere ricollocati, come se fossimo delle macchine. Però a me sorge spontanea una domanda. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, qui sotto, se tramite la piattaforma che poi è un normalissimo sito internet,
avete trovato lavoro. Quindi sono molto curioso di sapere se questo benedetto SISL è servito a qualcosa oppure no. Ecco, quindi fatemi sapere nei commenti se voi per caso avete caricato il curriculum, se vi hanno cercato le agenzie per il lavoro, se funziona, se non funziona, se qualcuno vi ha contattato, se nessuno vi ha contattato. Insomma, sono proprio curioso di sapere i vostri commenti. Secondo notizione di oggi. Come vi ho detto prima, parliamo un po' di invalidità civile. Perché? Perché attivo un nuovo servizio che serve per allegare i documenti. E allora, a partire dal 2023, quindi è già un po' che gira sta menata, con il PNRR, dimmi te se doveva arrivare il PNRR per fare sta cosa, cioè non potevano pensarci prima? No, doveva arrivare il PNR. Vabbè, tolte le polemiche, che non so perché oggi, ma sono in fase polemica, quindi diciamola così, grazie al PNRR dal 2023 è stato attivato un nuovo servizio per i medici certificatori e per gli istituti di patronato che si chiama in questo modo. È un po' lungo, io ve lo dico, ma è un po' lungo. Allegazione, documentazione sanitaria, invalidità civile, che tra l'altro dava già la possibilità a tutti i cittadini di inviare direttamente online all'INPS la documentazione sanitaria, ovviamente, che serviva proprio per l'accertamento medico-legale. Per che cosa? Per la definizione delle domande, opposizioni, in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza o aggravamento. Quindi com'è sta menata? In pratica, dopo la compilazione del certificato medico introduttivo e comunque fino alla conclusione di tutto l'iter sanitario, i medici certificatori potranno inoltrare alla commissione medica dell'INPS la documentazione necessaria, comunque la documentazione sanitaria, che comprova la patologia sofferta, rilevante ai fini del riconoscimento dello stato invalidante. Poi cosa succede? Perché non è che è finita lì, succede un'altra cosa. Quando è finito tutto questo processo, quindi al termine del processo, viene poi creata una ricevuta, non so com'è, che può essere stampata e quindi consegnata direttamente al cittadino. Sorge spontanea una domanda, ma quali sono le tipologie di domanda per le quali è possibile utilizzare il servizio? Prevalentemente due. Tutte le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l'INPS effettua l'accertamento sanitario in convenzione CIC con le regioni, primo. Secondo, tutte le revisioni di invalidità civile, ok? Quindi in definitiva diciamo che sotto molti aspetti è un servizio abbastanza utile, molto utile, soprattutto per tutti quelli che non riescono ad utilizzare internet, non hanno lo speed, CIE, CIC, SPIC, PUC, PIC e SPAN, oppure che semplicemente vogliono farsi seguire da dei consulenti per tutta la pratica. Terzo notizione di oggi, rapidissimo, 4 righe, me l'avete chiesto e ve lo spiego. Per quanto riguarda i carichi di cura per l'assegno di inclusione. Allora, ho fatto un piccolo estratto, ma proprio piccolo, perché sennò qui veramente dovevamo stare praticamente tutto il pomeriggio a spiegare questa cosa, quindi ho preso un piccolissimo estratto di quello che ci dice l'INPS, ok? Poi dopo, se mi ricordo, vi allego qui sotto nella descrizione del video, dove tra l'altro trovate il collegamento per abbonarvi al canale. Mi raccomando, abbonatevi al canale,
aprite la descrizione del video, il primo collegamento, cliccate lì e vi abbonate. Mi raccomando, livello 2, livello 2, non livello 1, livello 2, quindi descrizione video, cliccate sul collegamento, si apre la pagina, scendete giù, cercate il livello 2 e abbonatevi al livello 2. Torniamo a noi. L'INPS ci dice che ai fini della determinazione della soglia di reddito richiesta per l'accesso all'ADI e del successivo calcolo del beneficio economico, in questo senso qua, dice che prevede l'attribuzione del parametro della scala di equivalenza di 0,40 al componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario dell'ADI che abbia carichi di cura, ossia, nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare soggetti minori di 3 anni, ovviamente di età, no, cioè non è che, di età, 3 o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza. In linea generale, più o meno in linea generale, spiegata a grandi linee, questi sono i carichi di cura. Poi c'è tutto il conteggio, non conteggio, chi deve farlo, chi non deve farlo, quando, come, perché. Lì è un altro discorso. Non entro troppo nel merito perché altrimenti, come vi ho detto, non ne usciamo più fuori e diventerebbe un video lungo come una quaresima. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!